Ciao a tutti raga, e lo so che non era il video che vi aspettavate, ma penso di dovervi un po' di spiegazioni e intanto vi volevo raccontare un po' di cosette, quindi niente Santiago neanche per questa settimana. Dunque, cosa è successo? Intanto niente di grave, ci tenevo solamente a farvi un po' il punto della situazione rispetto a cosa sta succedendo da quando sono tornato al cammino, del perché il video non è ancora uscito anche se ve lo avevo promesso e insomma mi piace rispettare gli appuntamenti e quando non succede mi scoccia e ci tengo insomma a dare delle spiegazioni. Allora, innanzitutto il rientro dal cammino ha significato 2 giorni, anche tre, abbastanza intensi di depressione post cammino, o meglio, se siete dei camminatori sapete di cosa si tratta, la post trail depression è questo stato emotivo per cui tornate da un'esperienza del genere in cui si hanno vissuto tante emozioni molto forti, in cui si è usato tantissimo il corpo, in cui si è avuto contatti con altre persone, insomma si ritorna a casa e tutto questo di botto sparisce e il contraccolpo emotivo è abbastanza pesante, infatti per questo viene chiamata depressione. È ovvio ragazzi che non è una vera depressione per cui andare insomma in cura, però insomma è uno stato abbastanza tostarello di tristezza mista a malinconia, mista a mancanza di abitudini che appunto facendo questo tipo di esperienze si verifica abbastanza spesso, quasi a tutti quelli che le fanno. E io appunto i 2 o 3 giorni successivi al ritorno l'ho accusato abbastanza, ma poi basta, si è fermata lì. Pensavo che questo periodo sarebbe durato di più, ma per fortuna così non è stato. In realtà poi diciamo che la cosa si è trasformata, direi che si può dire così, sì. Praticamente cosa è successo? È successo che, eccoci, è successo che ho iniziato a far fatica a riadattarmi alla vita che facevo prima di andare sul cammino. A dire la verità, io è 2 mesi che non sono in casa perché se mi seguite avete visto che sono stato anche a Tokyo e diciamo che sto facendo una fatica bestia a riprendere la routine di vita che ho sempre avuto. Non riesco più a organizzarmi come facevo prima e sono sempre stato uno abbastanza organizzato, nel senso che mi schedulavo le giornate. Adesso sto facendo tanta fatica, mi rendo conto che sto procrastinando tantissimo quando si tratta di fare certe cose, fra cui il video di Santiago, che comunque lo sto facendo e anche a buon punto, ma mi perdo, non sono attento e soprattutto da quando sono tornato mi sto dedicando tantissimo a rapporti sociali, quindi amici che non vedevo da un po', piuttosto che persone che ho conosciuto sul cammino e voglio continuare a sentire, a frequentare. Mi sto, diciamo, dedicando un po' di più a questo e a quello che mi piace fare. Mi rendo conto che detta così non è un problemone, anzi, e infatti anche parlando con altre persone mi sono un po' confrontato e va bene così, nel senso è giusto che io mi goda questo momento in cui evidentemente grazie al cammino ho un po' liberato, non so come dire, mi sono un po' liberato da certi dogmi, da certi status, da certe cose per cui ora sto andando libero senza troppe preoccupazioni, senza troppi pensieri. È che non è facile non so come dire, reinventarsi, no, non è facile non avere più le abitudini che si hanno sempre avute, ecco, tutto qua. Quindi sì, ecco, ci sono questi problemi per cui non sono puntuale, non sarò così puntuale a far uscire il video. A questo punto non vi do più nessuna data per l'uscita del video, quando sarà pronto uscirà, ma ripeto, manca poco. E un altro motivo per cui non sto producendo il video e sto vivendo questi giorni un po' in maniera così è che, immagino lo sappiate tutti, in questo momento in Romagna c'è un post alluvione molto pesante e ho deciso di andare a dare una mano. Ho già fatto 3 giorni là, ieri sono stato là per il terzo giorno e prossima settimana ci andrò ancora. Non lo sto dicendo perché voglio farmi sentire dire che sono bravissimo, penso che la Romagna mi ha dato tanto nella mia vita e mi sembrava giusto andare a aiutare i vicini di casa perché a sto giro è capitato loro e domani potrebbe capitare a noi, quindi voglio dire, si tratta semplicemente di dare una mano a qualcuno nel momento in cui serve, ho del tempo a disposizione e quindi mi sembrava giusto farlo. Tutto ciò per arrivare a dire cosa? Che in una situazione così tragica, così disperata, perché io ragazzi ho negli occhi le cantine che ho svuotato, ho negli occhi il fango che ho visto e le persone hanno perso veramente tutto quello che avevano accumulato in una vita.
e quindi la situazione è molto grave, in più morti e feriti, ok, non voglio entrare in questo discorso. Vorrei entrare più che altro nel discorso umanità, nel discorso solidarietà, che purtroppo viene fuori solo in queste occasioni, ma che è veramente spettacolare. Vorrei cercare di spiegarmi un po' meglio. Eccoci qua. Allora, cosa sto vedendo in questi giorni giù in Romagna? Sto vedendo che possiamo rimanere, come dire, solidali l'un l'altro, e questo viene molto dai ragazzi giovani. C'è tantissima solidarietà nei confronti di queste persone che hanno perso tutto, ovviamente, ma la cosa è che in una situazione così tragica ci si sta divertendo, passatemi il termine, non voglio essere agghiacciante, voglio essere totalmente rispettoso di chi sta attraversando un periodo veramente di M, ma proprio per reagire a tutta questa negatività c'è da parte di tutti una gran voglia di, come dire, di coesione, di allegria, anche attraverso, secondo me, i social si è creato un circolo bello, vizioso, per cui è figo darsi una mano, è figo aiutarsi, mi spiego meglio. Spesso e volentieri vengono usati i social per far vedere che si è comprata l'ultima maglietta del tal stilista, l'ultima cintura, e quindi io vedo uno che ce l'ha e voglio emularlo, voglio andarla a comprare anch'io. Adesso sta succedendo con l'andare a aiutare. Vedo che il mio amico è sporco di fango con una palla in mano ed è figo che l'ha fatto, lo voglio fare anch'io, e questo secondo me è una figata atomica, è una di quelle cose super fighe dei social, e mi sta letteralmente sul che ci siano persone che si lamentano perché si fanno foto e si pubblicano sui social mentre si è lì. La beneficenza si fa in silenzio, no. Facciamo in modo di risultare il più fighi possibili perché stiamo facendo una cosa bellissima, facciamolo vedere in modo da ispirare altre persone a agire in un certo modo, cavoli. È bellissimo contagiarsi positivamente, facciamolo vedere, non facciamo vedere solamente quando stiamo mangiando un piatto al ristorante bellissimo, non ce ne frega una mazza a nessuno, io lo faccio per primo, ma non è utile a niente, ok? Adesso che sta succedendo una cosa bella, stimoliamola. Sto vedendo veramente tante belle cose, si è creata una rete, io sto andando giù a spalare con amici con i quali faccio tutt'altro, amici con quelli vado a fare trekking, persone che sento per YouTube, persone che sento perché amici qua a Ferrara, e stiamo andando giù, magari era tempo che non ci vedevamo e ci vediamo in una situazione del genere. È bellissimo, è veramente bellissimo. Mi sto perdendo, scusate. Però ci tenevo a raccontarvi un po' di queste cose che non c'entrano niente col canale, ma oramai in questo canale sto buttando contenuti di qualsiasi genere e mi piaceva aggiornarvi anche su questa situazione che sto vedendo, perché magari tanti di voi non l'hanno vista, non abitano qua in zona, vedono solo i telegiornali che raccontano una parte di quello che succede e vabbè. Quindi niente, sì, io sono senza parole di quanto umanamente possiamo dare tanto. Io perdo molto facilmente la fiducia nell'umanità, penso di avervelo fatto capire nei miei video, ma ci sono situazioni come queste che veramente invece mi fanno capire che potremmo farcela vivere un po' meglio tutti i giorni, ma forse non ci impegniamo abbastanza. Vabbè, chiudo questa parte filosofica un po' buttata lì e fine. Quindi il video arriverà e ho anche in programma di fare diversi giri sulle montagne, quindi torneranno contenuti di trekking, attenzione, torneranno contenuti di trekking sul canale. Vi chiedo solamente scusa, abbiate pazienza, una volta concluso questo periodo tornerò un po' di più, penso, tornerò un po' di più sul mio topic, e grazie per la pazienza, per aver visto tutta sta roba. E appunto voglio ringraziare anche tutti i ragazzi che sono venuti con me a sporcarsi in questo weekend, e ovviamente i migliori auguri a tutti quelli che hanno subito questa disgrazia, ma penso che sia sottinteso, insomma. E noi ci vediamo quindi prossimamente sul canale, ragazzi. Grazie di nuovo, a presto, spero. Ciao.